Buongiorno e benvenuti sul mio canale, sono Michaela Coca e oggi registrerò per voi il tutorial di questa mimosa con perline che diventerà un gioiello da indossare. Come vedete non è una semplice mimosa all'uncinetto, ma c'ha una lavorazione fine, un rametto piccolo che possiamo trasformarlo in orecchini, ciondoli oppure spille, e vedrete come trasformeremo questo rametto verso la fine del video. Adesso parto subito con la lista dei materiali. Questo scusate, questo modello così piccolino l'ho realizzato con un filato in poliestere spessore 0,40 e aspettate che faccio più piccolo, e perline 11,0 piccole. Prima ho dovuto indurire con la cola col pennellino. Questa è una cola che c'ha il pennellino perché è più facile ad andare a ammorbidire, indurire, scusate, il filo. Lo lasciamo ad asciugare, passiamo più pennellate, lasciamo ad asciugare, e quando è bello rigido come questo, vedete, quasi si trasforma in un ago, iniziamo ad inserire le perline. Qua ho fatto due modelli, queste sono più chiare e si vede meglio il contrasto, ecco. Quindi vi consiglio di usare delle perline leggermente diverse di colorazione, sempre sul giallo ovviamente, ma di colorazione leggermente diversa, perché così si vede meglio la lavorazione, le palline si vedono, mentre qua ho usato le perline dello stesso colore del filo. Quindi dicevo, per farle così fini ho usato questo filo in poliestere, perline 11,0, uncinetto piccolo 0,8 oppure al massimo numero 1, 1 millimetro, e un ago da cucito che ci servirà per nascondere il filo, forbici, e penso sia tutto. Prima di andare avanti voglio ringraziare tutti che si iscrivono, che mi lasciano commenti e insomma un augurio. Questo è il mio regalo per tutte le donne del mondo. Fate questa creazione per voi stesse, per le amiche, per le mamme, per chi volete. Mi dispiace solo che l'ho creato pochi giorni prima, ma avete comunque una settimana a disposizione, quindi andate a creare tante mimose. Allora, oggi vi spiegherò il punto con questo filato in cotone e ho fatto ieri sera come prova un rametto che viene così, ma giusto per farvi capire il punto. Forse servivano le perline più scure o più chiare per capire meglio, però credo che si capisca uguale. Quindi in questo caso cotone numero 5 credo che sia, che bello spesso, uncinetto 1,50, perline 8,0 più grosse, un po' col foro più grosso da 2 millimetri. Ho fatto sempre qua, ho indurito il filo, ho inserito le perline e poi partiamo. Siccome questa l'ho fatta un po' grandicela e adesso la faremo un po' più corta con meno paline, quindi è una lavorazione molto facile. Lascio un capo di filo non troppo grande, forse 20-30 centimetri, ma non so neanche se mi serve tutto quanto, lasciamo un po' di meno, e inizio a fare delle catenelle. Qua bisogna regolarsi se vogliamo fare un rametto grande oppure più piccolino, e vi do un consiglio: potete fare poi vedremo durante la lavorazione anche una mimosa più grande,
partendo da un ramo principale e poi andando ad allargare facendo altri rametti laterali, oppure potete unire più rami in un unico bouquet. Vabbè, parto perché chiacchiero troppo. Scusate, da tanto che non registro. Allora, facciamo, abbiamo detto, il primo punto l'avete visto, facciamo un po' di catenelle. 3, facciamo 16, 4, 5, perché 16? Perché 6, 7, 8, 9, 10 è un multiplo di 4. Se vogliamo farle con una separazione tra di loro, poi vi spiego. 13, 14, 15 e 16. Allora, questa è la più piccolina, mi pare. Sì, questa l'ho fatta con le paline, io le chiamerò paline queste, molto più raggruppate tra di loro. Vedete, sono molto ammucchiate, diciamo, e non si capisce bene dove inizia una e dove finisce l'altra. Poi ho fatto questa che invece ho lasciato questi spazietti, quindi faremo la palina, poi lasciamo 3 maglie di base e poi ne faremo la prossima. Ecco perché servono 4 per una palina, 4 maglie. Quindi ho fatto 16. Poi dobbiamo tener conto anche di questa parte finale che ci rimane come codino, che alcuni lo possono lasciare più lungo o più corto. Poi ne faccio altre 2, 1, 2 catenelle, prendo il filo su uncinetto e mi infilo nella terza, quindi queste due sono per alzarmi, diciamo, per fare l'equivalente di una maglia alta. Prendo il filo e vado nella terza, tornando indietro, prendo il filo, quando ho così 3 asoline su uncinetto, vado ad avvicinare una perlina. Per ogni palina useremo 6 perline. Quindi ho preso la prima, la vado a chiudere, prendo la seconda, chiudo solo con una maglia, avvicino la seconda e chiudo queste due insieme e non chiudo del tutto, poi mi rimangono 2 su uncinetto, 2 asoline. Prendo di nuovo filo per fare una maglia alta e vado nello stesso posto, prendo il filo, avvicino perlina, avvicino la perlina, chiudo una volta, quindi chiudo una sola volta, poi prendo un'altra perlina e chiudo queste due. E a questo punto ce ne ho 3 su uncinetto, delle quali 2 sono con perline e una è quella formata delle catenelle iniziali. Prendo di nuovo e vado a fare nello stesso posto, vedete nello spazietto qua, la terza maglia con 2 perline. Chiudo una, avvicino la seconda, chiudo, vedete, la rego così per poter chiudere bene, e ne ho 4, tra quali 3 con perline e una quella iniziale. Adesso ne devo fare un'altra maglia senza perlina per concludere questa palina. Vado nello stesso spazio, quindi ho preso filo su uncinetto come sempre e o chiudo con una maglia alta normale senza perlina oppure con mezza maglia, quindi io adesso queste due ultime le chiudo insieme,
le 2 asoline, per avere 5 su uncinetto. C'ho 3 con perline, quelle centrali, questo formato da 2 maglie da 2 catenelle e questa una mezza maglia. Adesso le chiudo tutte insieme e faccio un'altra catenella qua sopra. Che faccio a questo punto? Scusate che il filo, che le perline si spostano difficilmente perché stanno strette. Ecco, dopo aver chiuso qua sopra vado nello stesso spazio qua dove si forma questo foro, dove abbiamo inserito tutte le maglie qua da questa parte, quindi mi deve attraversare il filo sopra la catena iniziale, prendo e chiudo con una maglia bassissima per raggrupparle, per farle a forma di palina, ed ecco la prima si è formata e questa sarà quella sopra, diciamo, ecco, è quella proprio, scusate, della punta con quale abbiamo iniziato. Adesso tengo la catena iniziale, me la metto bene così e faccio 3 maglie bassissime, quindi inserisco qua in questa prima vicina alla palina e chiudo con maglia bassissima, faccio un'altra maglia bassissima, 2 e terza, e adesso vado nella quarta, oppure facciamo direttamente qua 1 2 3, ne fate di base, vabbè, vado nella quarta, chiudo con bassissima, no, esce troppo, già nella terza perché rimane troppo spazio poi tra una perlina, tra una palina e l'altra, e faccio 2 maglie, 2 catenelle, poi ripeto tutto come prima, prendo filo, inserisco nello stesso spazio, adesso cerco di velocizzare perché se no poi mi esce troppo lungo il video. Ecco, ho avvicinato una, l'ho chiusa, avvicino la seconda e chiudo tutte e 2 e ho inserito una, poi prendo il filo, inserisco, avvicino una, chiudo, avvicino la seconda e chiudo 2 sopra e 3 su uncinetto, prendo il filo, no, prima prendo il filo, poi vado ad inserirmi, prendo qua sotto e adesso avvicino e chiudo e avvicino, e fate i passaggi giusti e chiudo 2 sopra e ne ho fatte 4. Adesso faccio la mezza maglia alta, quindi prendo il filo, inserisco qua, me lo appoggio così, queste 2 vanno chiuse insieme, mi si è bloccato di nuovo il filo perché vedete sono le perline che scivolano difficilmente, e c'ho 5 su uncinetto, 5 asoline, chiudo tutte insieme, chiudo con una catenella e torno andando qua così, andando qua alla base, alla radice, diciamo, e faccio a forma di pallina con una maglia bassissima, metto in posizione e mi sposto di nuovo, quindi questa che abbiamo fatto è la seconda, questa è quella di punta, questa è la seconda, e adesso è andato il filo, eccolo qua, e adesso proseguo con altre 3, una maglie bassissime,
2 e 3, e qua nella terza vado con le 2 catenelle, poi vado a farne un'altra, ne farò un'altra qua e forse un'altra più in basso, poi mi fermo e quando arrivo qua riprendo. Ecco, questa parte, questa prima parte è venuta così con 4 paline. Potete farne di più oppure di meno, sì, ecco, questa ne fate solo 3 da un lato, 3 dall'altro. Invece qua ho fatto 4 e solo 3 dopo, quindi scegliete un po' come volete che diventi. Una volta arrivato qua, dopo l'ultima palina, vado sempre di maglie bassissime per fare il giro, per fare la codina, e faccio il giro per andare a lavorare dall'altra parte. Se vi sembra troppo lunga questa codina, ecco perché dicevo, pensate prima quanto lunga la volete fare, così capite il numero di catenelle iniziali, tenendo conto che per ogni palina usate 4 o 3 maglie. Qua ripassiamo direttamente, giriamo il lavoro e andiamo di qua. Se è troppo lunga non vi va bene, potete lavorare solo 2-3 maglie bassissime, poi attraversate dall'altra parte o con l'uncinetto o tagliando il filo bello lungo con le perline per passare con l'ago, però forse è meglio che lo fate così con l'uncinetto direttamente dalla lavorazione, perché qua ci serve un pezzetto per mettere il fiocco, oppure se volete fare la foglia, che ve la farò vedere, l'ho fatta in una modalità semplice, quella che si trova anche in altri tutorial, e che ve la farò vedere quando andremo a fare la spila. Guardate che sorpresa ho per voi, vi insegno come creare la spila. È la prima che faccio in assoluto di spile, però speriamo bene. Allora, sono arrivata in corrispondenza di queste paline che abbiamo fatto nel primo giro. O potete iniziare a fare, ad attaccarvi a fare quella di questo lato direttamente nella prima, oppure vi potete spostare un pochino. Ecco, vi faccio un po' di esempi. Qua l'ho fatta in corrispondenza, una davanti all'altra. Qua invece l'ho fatta, sembra sempre uguale, mentre qua si vede chiaramente, scusate, che una è più in basso e una più in alto, e diventa un pochino così più girata, non sta dritta, un pochino più, vabbè, ma poi si regola perché c'ha più paline da un lato. Vabbè, vedete voi. Diciamo che adesso la prima la facciamo in corrispondenza di quest'ultima. E cosa ho fatto? Quindi sono entrata qua con la maglia bassissima, faccio come l'altra volta, 2 catenelle, vedete, mi tengo questo lavoro qua tra le dita, che così non mi impiccia. Prendo filo su uncinetto, inserisco nello stesso spazio e continuo a fare le paline come vi ho spiegato dall'altra parte. Una, chiudo solo una volta, ho fatto l'impiccio, quindi prendo su uncinetto, infilo qua, chiudo una volta e chiudo
la seconda volta e vado avanti così con tutte le altre. Poi vi faccio vedere quando ho finito questa prima palina come proseguo. La vado a chiudere con la maglia bassissima. Adesso mi sposto sempre su questa base centrale con maglie bassissime e vedo dove penso di mettere un'altra palina. Facciamo un'altra e la facciamo qua in mezzo dove abbiamo fatto le 3 catenelle libere. Faccio di nuovo 2 catenelle, prendo il filo e qua vado a lavorare un altro punto nocciolina. Quindi continuate 1 e 2, faccio così fin quando ce ne ho 6 su 5, scusate, 2 laterali semplici e 3 centrali, poi chiudo qua dentro il punto centrale, poi mi sposto e vado a vedere dove posso mettere la prossima, casomai qua sotto questa del centro, la metto proprio qua e ci vediamo dopo. Ecco, ho fatto pure l'ultima palina. Non so se vedete bene sto video perché fuori è nuvoloso, ma ve lo volevo fare. Vedete? Adesso ho tagliato il filo. No, non l'ho tagliato. Quindi tagliamo il filo non troppo lungo perché ci serve solo per andare a nascondere. Sfiliamo. Si poteva anche fare un'altra maglia bassissima per attaccarsi a quella prima e dopo sfilare, quindi fate un po' voi come siete abituati. Prendo l'ago e vado a nascondere i fili di lavorazione. Prendete un ago con la cruna bella larga, non come me, per fare fatica, vabbè, lo nasconderò dopo. Quindi serve un ago per andare a nascondere il filo, oppure chi è abituato a nasconderlo all'uncinetto va a trascinare un po' il filo sul retro e lo sistema. E vedete quanto è carinissima. Poi si regola, vedete un po', la sistemiamo noi, la tiriamo, facciamo così le palline che diventino più raggruppate e qua andiamo, tagliamo pure qua, sistemiamo tutto e andiamo a mettere, se volete farla col fiocchetto come questa, andiamo a mettere un filo verde che lo possiamo fare una fila di catenelle e legare, poi fissare con l'ago, quindi vedete un po' come vi trovate meglio. Oppure inserire direttamente l'ago, lasciamo una codina qua, poi qua mi impiccia questo perché lo devo sistemare e mo sto improvvisando un po', quindi voi fate anche partendo da qua, fate una fila di catenelle. Ecco, quindi prima inseriamo, poi andiamo a fare un po' di catenelle che sistemeremo come un fiocco. Fatele tutte. Io adesso devo aggiustare questi fili e da qua vi dicevo
Una volta che finiamo di fare la fila più lunga, la chiudiamo così da un lato dall'altro, la uniamo qua sopra. Adesso vi faccio provvisorio, poi ve lo farò vedere una volta fatto. Quindi chiudiamo così la fila di catenelle e facciamo il fioco, poi facciamo dei nodini oppure mettete un po' di cola alle punte per rimanere a forma di fioco. A dopo. Mi direte a che cosa serve questo rametto, come lo possiamo utilizzare, perché nella presentazione ve l'ho presentato come una mimosa a gioiello, cioè da indossare. Quindi qua vi faccio vedere come può diventare orecchini. L'unica cosa, tenete conto per farli uguali dello stesso numero di palline da un lato e dall'altro, cioè da un orecchino e l'altro che somigliano più o meno come forma e come numero di palline, di grandezza anche. Oppure potete metterlo semplicemente su con un anellino, oppure un'asola fatta all'uncinetto, lo potete mettere su una catenina, sia così che potete metterlo anche in orizzontale così, ed eventualmente la catenina fatta all'uncinetto con cristalli gialli che riprendono giallo, qualche perlina verde, potete far sbizzarirvi come volete. Oppure quello che vi farò vedere oggi un po' al volo, perché è la prima volta che l'ho fatta, come spila. Come spila dobbiamo ricoprire prima la base, e con questa occasione ho fatto pure la foglia. È un po', diciamo, il primo tentativo da migliorare, quindi ho provato a fare questi rametti centrali più lunghi e quelli laterali più corti, che andremo a cucire. Vedete come si apre qua, come è fatta bene anche sotto, con una base dove poter andare ad attaccare, a cucire la nostra mimosa, e viene molto bella. E quindi io ho avuto questo tipo di spile, però anche quelle semplici, con quelle semplici forse è ancora più semplice il lavoro, perché andrete ad infilare direttamente nel lavoro, oppure la andate a girare col filo, con un filo rigido, eventualmente quello verde per le piante che si usa, quello plastificato. Vabbè, basta chiacchierare. Quindi prendiamo nostra spila e uncinetto, un filo verde, dicevo, sempre la farò con questo cotone, e parto da questo anellino, lascio un capo di filo piccolo perché non mi serve tanto, e vado, infilo così e vado a coprirlo di maglie basse, prendendo anche il filo, la codina la prendo nella lavorazione. Vado a fare maglie basse in tutto l'anellino. A dopo. Ecco, una volta coperto, qua potrei lasciare più lungo questo capo di filo, nel modo che inserisco l'ago e vado a ricoprire pure questo pezzo di anellino che non si è coperto con l'uncinetto, perché adesso vado a lavorare questa parte sopra e vado con mezze maglie alte così. Quindi vado sotto, prendo su uncinetto, vado sotto, prendo il filo e quando ho 3 asoline su uncinetto le vado a chiudere e faccio così belle strette fino ad arrivare a questo punto. Qua ci ritorno. Adesso arrivati qua salto in questo spazio, quindi in continuo di questo che abbiamo lavorato, continuo con maglie basse, quindi vado direttamente qua si fa un po' fatica, è un po' difficile, però ci si riesce.
e vado a riempire tutto questo spazio con maglie basse. Vado a riempire anche qua, aprendo quando arrivo qua in basso, apro questo e faccio piano senza farmi male, dopodiché lo sposto dalla parte che ho già lavorato per continuare a riempire da questa parte e ritorno fino a qua. Come vi dicevo, una volta che ho finito questo giro, ho fatto il passaggio, ho aperto questo per poter lavorare qua dentro e continuo con maglie basse. Adesso posso anche chiudere da questa parte e continuo con maglie basse anche questa parte della anche questa parte la continuiamo per diventare come questa. Quindi adesso stiamo arrivando qua, ci manca questo giro. Una volta finito pure questo giro, questo curvato, andiamo ad allargare questa base che abbiamo fatto con mezze maglie alte. Adesso prendo su uncinetto e infilo qua e faccio anche da questa parte delle mezze maglie alte, quindi così prendo ed infilo qua a caso, non è che devo tenere proprio, basta che sono abbastanza ravvicinate per creare anche da questa parte la base. Quindi prendo, infilo, prendo, infilo e vado così con le mezze maglie alte fino a, quindi si formerà questa cosa larga, vado fino a qua, vedete, diventerà così questa striscia centrale e poi andremo a fare queste foglioline ed è fatta. Ecco, finito il giro, siamo arrivati qua. Potete lasciarla così semplice la base e andare a cucire con ago e filo un fiorellino, un qualsiasi cosa. Pure questo l'ho fatto ieri insieme alla mimosa perché voglio creare un vasetto, oppure vi dicevo, quindi o semplice oppure continuare con queste foglioline laterali. E come si fanno? Da questo punto andiamo ad attraversare con una maglia, con una catenella, andiamo ad attraversare, quindi ho fatto una catenella e andiamo da quest'altra parte, facciamo una maglia bassissima, una maglia bassa e andiamo a fare ci spostiamo con una maglia bassissima per fare la prima fogliolina. Alcune sono più corte, come vi dicevo, e nel centro ne ho fatte più lunghe un pochino, però vedete voi se trovate un'altra modalità migliore. Allora, da qua faccio delle catenelle, facciamo 3 catenelle e torno a lavorare con maglie bassissime, quindi torno nella seconda, la chiudo con maglia bassissima, rego bene la fogliolina e mi attacco sulla base, sempre con maglia bassissima. Adesso mi sposto con maglie bassissime sempre, faccio una, due, dipende quanto ravvicinate le voglio fare.
e adesso faccio una più lunga, quindi invece di 3 faccio 4 o 5 catenelle, 3 4, facciamo 4 e torno nella questa qua, quindi questa è per ritorno, sempre con maglie bassissime. E la terza. Mi sono allungata tanto con questo video, forse vi farò un video a parte di come fare questa spilla a modo mio all'uncinetto, dove spiego più dettagliatamente. E andate avanti così. Qua la fate un po' più lunga e poi tornando verso la parte qua finale le rifate corte, quindi più catenelle. Qua faremo una 2 catenelle e andiamo a lavorare. Quando finiamo il giro da questa parte facciamo una 2 catenelle, andiamo ad attaccarci qua e da qua continuiamo a fare le stesse foglioline più o meno di lunghezza per farle abbastanza simmetriche, e poi se non sono proprio simmetriche non fa niente. Allora, che tocca fare? Prendiamo la cosa, vediamo dove, verso la punta. Io questa la voglio fare, normalmente doveva essere con le foglioline in su, però vabbè, mi è uscita così. E andiamo ad attaccare con ago e filo, andiamo ad attaccare la mimosa. Qua metto ago e vado a cucire così, andando sotto la vado a cucire, mentre dove c'è il puntino del fiocchetto di verde vado con questa che mi è rimasta, vedete, ho lasciato un capo di filo della spilla per bloccare qua la zona dove si vede di verde. E questo è tutto, a dopo. Ragazzi, l'ho montata, è venuta così. Siate clementi nei commenti, è la prima spilla che faccio in assoluto nella mia vita, però l'idea è buona, diciamo, leggermente da migliorare. E poi vi do anche un'idea bonus. Adesso con questa mimosa potete realizzare uno di questi vasetti che ho realizzato tempo fa e per i quali trovate il tutorial sul mio canale. Forse ve lo metto qua sopra il link nell'impressione. Quindi mettete per esempio mettete 2 rametti di mimosa e qualche fiorellino di lavanda o altra cosa e guardate che bellezza. Vi aspetto con commenti, con tutto, e ringrazio tutti. Spero di non avermi allungato troppo col video, e vi saluto con le mie mimose che sono un omaggio per voi donne. Fatemi sapere nei commenti cosa farete voi con questo tutorial, con queste mimose piccole. Grazie, arrivederci.